Salve ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di un argomento interessante per quanto riguarda l'evoluzione del calisthenics. Parliamo di questa evoluzione per come l'ho vissuta io da quando ho iniziato ad allenarmi, quindi le prime cose che ho scoperto, i primi video che ho visto. Partiamo dal fatto che secondo me non esiste una data precisa riguardo l'inizio del calisthenics, anche perché nella cultura dell'Est Europa c'è da sempre l'idea di allenarsi a corpo libero, ci stanno 10.000 parchetti, ormai vecchissimi, quindi vuol dire che la cultura dell'allenamento c'è non so da quando. Però diciamo possiamo arrivare a quel momento storico in cui il calisthenics o street workout, chiamiamolo come vogliamo, è arrivato agli occhi del grande pubblico. Già nel 2008 si iniziavano a vedere i primi video su YouTube di Hannibal for King. Praticamente si vede quest'uomo di colore, grosso, definito, che fa degli esercizi anche abbastanza strani rispetto a quelli che magari siamo abituati a vedere nelle palestre, che magari eravamo abituati a vedere nelle palestre nel 2008. L'idea di fondo dei video di Hannibal quali sono? Che ti puoi allenare anche in un parchetto, anche all'aperto, per strada, non devi per forza avere dei soldi per pagare un personal trainer o per andare in palestra. Diciamo che lui propone l'allenamento come stile di vita. Negli anni poi i video di Hannibal diventarono sempre più popolari e lui sempre più conosciuto, tant'è che oggi è un'icona dello street workout a livello mondiale. Per quanto magari il suo livello atletico nelle skills non sia elevatissimo, però di sicuro può essere considerato a tutti gli effetti il padre di questa disciplina, o perlomeno della diffusione di questa disciplina. Ovviamente il movimento street workout non è esploso subito. Ci è voluto sicuramente molto tempo prima che si capisse che allenandoti a corpo libero puoi aumentare la tua massa muscolare, concetto che ancora non è totalmente affermato, soprattutto nelle palestre e soprattutto al sud Italia, ad esempio. C'è moltissimo l'idea che allenandoti a corpo libero di sicuro rimani secco. Oltre ad Hannibal, anche un altro personaggio ha dato il suo contributo alla diffusione del calisthenics nel mondo, possiamo dire. Sto parlando di Frank Medrano. Molti storceranno il naso per via del fatto che Frank è stato molto criticato per le esecuzioni dei suoi esercizi, per il fatto che in molti video praticamente usa degli screenshot o dei rallentamenti. Il primo suo video risale al 2011, in pratica si vedevano dei ragazzi in un parchetto che si allenavano in una maniera anche abbastanza ignorante. In contemporanea in Est Europa invece si vedevano già degli atleti molto forti, complice il fatto che nell'Est ci sta la cultura della ginnastica artistica, quindi i ragazzi iniziano già da bambini ad allenarsi, già da bambini iniziano a praticare determinati esercizi, quindi ci si è ritrovati con degli atleti già molto forti nel 2011, atleti come Abbasov, Ruslan, Kobelev, Nick, eccetera eccetera. Tornando nuovamente a Frank Medrano, un video che sicuramente ha fatto la storia dello street workout è il suo video superumano, allenamento a corpo libero, una cosa del genere. Vi lascio il link in descrizione. E anche il primo video che io ho visto riguardo il calisthenics è quello che mi ha fatto affacciare a questa disciplina. In pratica in questo video si vede Frank, vabbè, con delle riprese bellissime, sicuramente fatte molto molto bene. L'enfasi è posta moltissimo sul fattore estetico, ma anche sul fatto che lui esegue dei gesti molto particolari rispetto a quelli che eravamo abituati a vedere in quegli anni. Anch'io nel 2014 ho visto il suo video e difatti mi sono appassionato a questa disciplina, nello specifico, proprio grazie a quel video lì. Poi da lì ho iniziato la mia evoluzione, ho iniziato a vedere comunque altri video, altri atleti e a farmi una cultura su questo sport. L'input iniziale ce l'ho avuto guardando questo video. Medrano è stato molto criticato negli anni, però una cosa bisogna riconoscerla: il fatto che ha dato un contributo immenso alla diffusione di questa disciplina, tant'è che il suo video ad oggi conta, mi sa, oltre 40 milioni di visualizzazioni. Tornando al 2011-2012, ma anche fino al 2014-2015, non posso non nominare i Bar Brothers, che sono diventati un'icona dell'allenamento a corpo libero per quanto riguarda la parte quindi ipertrofica, per quanto riguarda la parte estetica. Loro proponevano dei workout distruttivi, sempre all'aperto, al parco, e il fine era, oltre a imparare qualche skill, l'obiettivo principale risulta l'estetica. Il calisthenics in Italia si può dire che ha preso piede nel 2011-2012. Un contributo molto importante in questo senso è stato dato dal Pitbull Training di Umberto Miletto. Era un forum, perché all'epoca ancora si usavano i forum,
nel quale si parlava di allenamenti a corpo libero, si organizzavano dei raduni, fino ad arrivare al 2014, anno nel quale è stato organizzato il primo campionato italiano di calisthenics a Rimini Wellness, organizzato da Barningate, non mi ricordo se si chiamassero già così. Possiamo dire che nel 2014 a Rimini Wellness nessuno sapeva, o quasi nessuno sapeva, cosa fosse il calisthenics. Anche per quanto riguarda la fiera del fitness, io ho visto un'evoluzione totale. I primi anni, 2014-2015, c'era pochissimo riguardo l'allenamento a corpo libero, ma anche il funzionale, quindi strutture con sbarre parallele, cioè se ne vedeva una. Ho partecipato ogni anno alla fiera e quest'anno, nel 2019, ho visto proprio un'esplosione delle strutture di allenamento a corpo libero. In pratica 2 stand su 3 avevano anche una struttura di calisthenics all'interno. La parte più spettacolare, quella che è arrivata al grande pubblico del calisthenics, è sicuramente la parte skills, però anche l'endurance e le zavorre hanno il loro seguito. Possiamo dire che ci sono dei filoni completamente differenti per quanto riguarda questa disciplina, quindi il filone delle skills, quello dell'endurance e zavorre. In teoria ci sarebbe anche la parte del freestyle, che però in Italia non ha preso tantissimo piede. Sicuramente ci sono moltissimi ragazzi che fanno freestyle, però diciamo che l'attenzione principale è focalizzata sulla parte skill, quindi delle statiche, e sulla parte di endurance e zavorre. Tant'è che ci sono dei veri e propri campionati, delle gare, competizioni interamente dedicate alla parte skill o alla parte di forza. In che direzione sta andando il calisthenics oggi? Sicuramente è stato molto commercializzato, ha preso piede nei parchetti e tra la gente e si è sviluppato quindi anche nelle palestre, che ovviamente ne hanno fatto un business. Infatti esiste un corso di calisthenics in 7-8 palestre su 10. Chiaramente il livello medio è sceso parecchio, sia quello atletico che di insegnamento, mentre è cresciuto moltissimo il livello d'elite. Quindi ci troviamo con una differenza abissale tra il livello alto e il livello di partenza. Per questo motivo si sono delineate 2 correnti differenti. Non sono delle vere e proprie correnti differenti, però c'è una netta scissione tra la parte sportiva e la parte fitness di questa disciplina. Alla parte fitness aderiscono la maggior parte delle persone che si approcciano a questa disciplina per migliorare a livello estetico, per imparare qualche skill, però non con l'ambizione di arrivare a dei livelli d'elite. Nella parte sportiva invece ci sono tutti quei ragazzi che cercano di migliorare le proprie prestazioni e portarle ad un livello altissimo. C'è da dire anche una cosa, che il livello d'elite non è raggiungibile da tutti. E così in tutti gli sport non iniziamo a giocare a calcio pensando di diventare come Messi o Ronaldo, e non vedo perché questo debba accadere invece nel calisthenics. È sbagliata questa forma di falso buonismo che ci porta a dire a tutti quanti: puoi imparare qualsiasi cosa, puoi diventare come vuoi, perché non funziona assolutamente così e bisogna ribadirlo. Non bisogna prendere in giro la gente solo in ottica business di tirarsi più clienti possibili, bisogna anche essere realisti. Ragion per cui io consiglio a chiunque di iniziare il calisthenics a qualsiasi età, da qualsiasi livello si parta. Io non so in che direzione il calisthenics andrà in futuro, non so se stia già calando o se effettivamente debba ancora esplodere. Quello che so per certo è che l'allenamento a corpo libero mi ha cambiato totalmente la vita, quindi consiglierei a chiunque di approcciarsi a questa disciplina e di provare, perché non c'è fine ai movimenti che possiamo fare con il nostro corpo. E il solo imparare dei movimenti nuovi, il solo imparare a muoverci meglio, potrebbe essere una conquista che ci stravolge la vita.